Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. E oggi, come ben potete vedere dal titolo, dedico questo video a un mio carissimo iscritto che da circa un mese e mezzo o più mi sta lasciando commenti sotto i miei video chiedendomi di giocare a Sifu e oggi ho deciso di accontentarlo. Però, dato che sul canale sono presenti già altre due serie riguardanti Crash Bandicoot e Asgard Wrath 2 che non so ancora come portare, questo video nasce come un video a sé stante e diventerà una serie in base al supporto che lascerete a questo video. Inoltre, dato che non è un video appartenente a una serie, non inizierò a giocare Sifu proprio, quindi dall'inizio, dal tutorial, ma salterò la parte iniziale di lore e di tutorial per entrare nel vivo del gioco. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, che siamo quasi a 100 iscritti, e di lasciare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Detto questo, vi lascio alla sigla e poi al video. Ed eccomi qui davanti alla schermata della prima zona del gioco. Come potete vedere non vi ho mostrato la lobby, poiché ritengo che non sia necessaria e per risparmiare tempo e per farvi godere appieno il gameplay che ora andrò a fare. Detto questo, bando alle ciance, startiamo questa prima zona. Ora, mentre andrò a fare il livello, vi voglio spiegare un po' le caratteristiche fondamentali di questo gioco per chi non l'ha mai giocato e appunto non lo conosce. Devo inoltre dirvi che non è la prima volta che gioco a questo gioco, ci ho già giocato in passato e anche pochi minuti fa, ma ho dovuto ricominciare la zona poiché non ero soddisfatto delle mie prestazioni, che secondo me non erano al top del top e non era un gameplay che avrebbe lasciato il segno, come secondo me lo sarà questo, il tentativo numero 1500. Ora, prima di spiegarvi le meccaniche di questo fantastico gioco, vado a sistemare questa brava gente. Ottimo, ottimo. Ora starà sicuramente arrivando un altro, perché ormai lo so a memoria questa parte, dopo 1500 tentativi. Detto questo, non è la prima volta che gioco a Sifu, quindi io questo livello lo conosco abbastanza. In passato, come ho detto, ci ho giocato, ho completato questa zona, non sono mai andato oltre questa zona. Quindi dopo di questo per me è tutto ignoto, è tutto da scoprire, è tutto da vedere. E andiamo a bando alle ciance, vi vado a spiegare le caratteristiche fondamentali, le meccaniche fondamentali di questo gioco, come ad esempio il tirare pugni, calci e le parate. I pugni e i calci si tirano con X e Y, mentre le parate si fanno con LB, se non sbaglio, sì. Una delle meccaniche fondamentali, attenzione, questa è una brutta cosa da fare, calmatevi un momento. Una delle meccaniche secondo me principali e fondamentali di questo gioco è quella degli anni di età. Ora, mentre ci aggiriamo in queste zone lussuosissime, non so che ho fatto, però mi è sembrato qualcosa da professionisti. E questo è morto sul divano, non c'è da preoccuparsi. La meccanica degli anni di vita è fondamentale, poiché il protagonista inizia il suo viaggio tortuoso all'età di 20 anni, ma arriverà a fine viaggio, secondo la mia personale opinione, a 30-40 anni, ma almeno spero, io sono veramente ottimista, secondo me 50-60 se non di più, però sapendo le mie scarse capacità, conoscendo le mie scarse capacità, però voglio essere fiducioso. Comunque è fondamentale perché ogni volta che io perdo tutta la... Che schivata, non riesco a credere che sono capace di tutto ciò. Ogni volta che perdo tutta la barra in alto a sinistra, che è quella della struttura, perdo muoio, ovviamente muoio, il counter delle morti sale a 1 in questo caso, posso rinascere, quindi fare il compleanno nel punto in cui sono morto, compiere 21 anni e rinascere, non tutta la vita piena.
però appunto perdo un anno di vita, e più perdo anni di vita e più il personaggio diventa lento e macchinoso, quindi più anziano e lento e macchinoso da utilizzare, e perde una serie di statistiche e non può guadagnare una serie di abilità particolari. Penso che devo dirigermi dopo questa scena in orizzontale particolare, diciamo. Ok, mi devo dirigere di qui. E come stavo dicendo, è fondamentale inoltre questa meccanica, anche perché alla fine di ogni zona il personaggio, e questo lo so perché almeno la prima l'ho completata, solo questa ovviamente, il personaggio mantiene l'età con cui ha terminato la zona precedente, e per questo non mi conviene morire troppe volte, perché sennò il personaggio diventa già troppo anziano e oddio, sembrava buggato, e già a inizio gioco va a finire che non posso più andare avanti. Mi serve un attimo la bottiglia, che il bastone di piombo si è usurato. Infatti un'altra cosa fondamentale in questo gioco è presentarsi a casa degli altri sempre ben armati e ben di forte, ricchi di costituzione, poiché da un momento all'altro è possibile che ti spacchino birre in faccia e ti danneggino gravemente con un tubo di piombo. Ora, con la cortesia di tutto questo mondo, mi fermo un attimo a spiegare, perché non voglio, vabbè, che tanto va sempre così, non c'è altro modo, diciamo. Perdo sempre un anno di età in questa situazione, perché oddio, un'altra parata che non so se posso definire perfetta, ma mi è piaciuta veramente. Mi serve un'arma, non mi posso proprio presentare in queste condizioni, no. E il tubo di piombo fondamentale, è usurato, ma ancora è usato come nuovo, quindi fa niente, un anno di vita lo accetto perderlo, perché non si può evitare, diciamo, non si può evitare, siamo agli inizi. E è anche importante perdere un anno di vita, perché mi dà l'occasione di spiegarvi che ogni volta che si muore, come ben potete vedere, è presente a fianco all'età il counter delle morti, che ora è salito ad 1, e mi dà la possibilità di rinascere ovviamente, ma di utilizzare l'esperienza che ho accumulato fino a questo momento per acquisire delle particolari tecniche che avvantaggeranno il mio viaggio nel mondo di Sifu. Io prendo la spaccafaccia, che mi invita già dal nome, non so particolarmente che cosa vada a fare, so solo che posso usare questa tecnica solo quando ho un'arma in mano, e ora lo potevo utilizzare, però ho sbagliato a cliccare. Fa niente, ho usato il colpo accecante, va bene comunque. Mi devo un attimo fermare nella spiegazione per concentrarmi in questa particolare situazione. Almeno ho abbassato il counter della morte ad 1. Attenzione! Ok, ho abbassato il counter e ho anche sconfitto il nemico più forte di questa zona, di questa piccolissima zona, perché ce ne sono ancora altri veramente molto più forti. E ora posso continuare a spiegare. Allora, quando io muoio 2 o più volte di seguito, il counter delle morti aumenta, quindi va a 2, poi a 3, e il counter delle morti, vado un attimo avanti se no perdo troppo tempo in chiacchiere. Questa è un'altra importantissima meccanica, quindi mi fermo di nuovo per spiegarvi che questo totem mi permette non solo di ripristinare, quindi un po' come un checkpoint, tutta la vita fino a questo momento, se non sbaglio, ma anche di utilizzare, quindi di acquisire una serie di caratteristiche, una serie di abilità particolari, non solo in base all'esperienza, ma anche al punteggio, quindi al moltiplicatore che vedete quando combatto, e all'età. Quelle dell'età io direi di ancora dei 25 anni forse importante, perché è possibile che questi 25 anni subito li supero. A fine livello penso che non sarò più a 25 anni, quindi è meglio acquisire questa abilità in questo momento. Posso prendere anche un'altra abilità e mi permette, se non sbaglio ce n'è una che mi permette di parare anche quando mi atterrano, e non lo trovo una brutta notizia. Va bene, ne prendo tutta un'altra perché non la trovo. Va bene così, non c'è bisogno.
Quando muoio 2-3 volte di seguito il counter delle morti ovviamente sale a 2 e a 3 e così via. E quindi quando muoio con il counter per esempio a 2 perdo 2 anni di vita. Se muoio con il counter a 3 perdo 3 anni di vita. Per questo è fondamentale che poi il counter scenda di nuovo a 0, se no ci troviamo veramente in grandissima difficoltà. Ora ci siamo, anzi siamo arrivati, ora appena faccio questo grandissimo salto e mi intrufolo a casa Pound, siamo arrivati al boss di metà livello. Vorrei trovare, se non sbaglio, un'arma, ecco qua, ma sarà veramente inutile perché siamo contro un obesone di questa maniera, quindi non sarà per niente utile, che toglie, ti dà degli abbracci che ti fracassano il 95% delle ossa, ecco. Ora c'è un grande tutorial, non so se sto schivando, però non me lo faceva fare. Da dei particolari abbracci che mi tolgono veramente mezza vita ad abbraccio, quindi forse però sono riuscito ad evitarlo. Questo veramente solo perché è il 1050esimo tentativo, ma se no non sarei mai riuscito a uscirne indolore, inodore da questa fight contro l'odore di kebab dell'obesone. E ok, scendiamo un attimo ai piani bassi, dai piani alti. Non dovrebbe andare così, ma va così. Prendendoli di sorpresa io gli distruggo completamente la barra della guardia, che nel mio caso, vabbè, penso l'abbiate notato già da tempo, e risiede nella parte inferiore dello schermo. E se li prendo quindi di sorpresa posso attuare la combo che non solo mi fa guadagnare un po' di vita nel caso io l'abbia persa. Ora, in questo caso ho sbagliato, o meglio non so se ho sbagliato o no, però ecco, mi sarei dovuto avvicinare da quest'uomo che tiene che prende il bastone di piombo, poiché le armi, come avete potuto notare in questo gioco, sono fondamentali perché mi tolgono a colpo mezza barra della resistenza, volevo dire. Stavo un attimo impegnato a schivare l'attacco. Ecco qua, recuperiamo un piccolo quantitativo di vita che ci fa bruttissimo danno. Vediamo di non perdere un anno di età qui. Ha una bella combo che ci ristora e ci fa sentire sempre a casa, anche in questi quartieri di lusso. Io cerco di fare, come vedete, parate di alto livello, ma non è categoria di giochi che mi compete e penso che l'abbiate capito. Posso utilizzare l'abilità, ora me ne sono accorto, facendo un bel giro intorno. Se mi dai la tua arma mi fa un piacere. Dai, dammi un po' l'arma. No, guarda. Vabbè, ho perso un'altra vita. Va bene, lo accetto. Io mi sono prefissato come obiettivo, per essere un minimo professionale, di finire il livello a 27 anni. Voi direte, perdi 7 volte? Secondo me sì. Secondo me soprattutto, poi vedete, nel boss di fine zona perdo, secondo me, 2-3 anni minimo. Però il fatto che forse li perdo di seguito, quello è il problema, non perché perdo 7 volte. Mai dire mai, però 2 barre non ce l'ho, quindi non me lo prendo. Combo particolari non le voglio. Prendo la spazzata è buona, perché secondo me la spazzata non solo le atterra e quindi io posso, una volta che sono atterrati, riempirli della mia dose di pugni prestabilita. Ecco qua, facciamola finita un attimo, veloce. No, mi ha dato anche un po' di vita, buono così. Come vedete, questi soldi che si trovano in questa zona sono tutti soldi che riceveremo quando raggiungeremo 100 iscritti. Non è vero, però questo è il budget più o meno di questo canale a video, low budget. Eccoci qui, ci stiamo per inoltrare. Mi ricordo che qui ci hanno droppato un bel tubo di piombo, perché sapevano che saremmo arrivati e ci hanno accolto come meglio potevano. Con questo bellissimo tubo di piombo andiamo ad affrontare gli uomini più folti di capelli mai visti su questo gioco, che per carità sono anche veramente molto forti,
però non ho mai trovato particolari problemi nell'affrontarli e quindi è bene così. Qui ci sta anche il totem che ora appena affrontiamo questo si è fatto la grandissima cortesia di togliersi quel poco di resistenza che gli rimaneva da solo sbattendo contro il muro, e noi ci prendiamo di nuovo la durata delle armi. Questo perché vi posso veramente mettere la mano sul cuore, confessare che non arriverò a fine livello con 25 anni. Una volta, cioè quando giocai tempo fa, vi posso giurare che così è accaduto, ma non ne sono veramente capace, non ne sono capace. Qui, secondo me, questa è una zona particolare, una zona ampia dove bisogna usare molto brain, perché bisogna essere veramente intelligenti e utilizzare tutto lo stealth che si può, perché c'è troppa gente, veramente troppa gente, e bisogna sfoltirla in modo silenzioso e labile. Ecco qua, ne abbiamo fatti fuori almeno 2 o 3, una buona parte. Ce n'è un altro dall'altro lato che conosco bene, che mi ha visto nelle scorse run veramente tante volte. Spero che non se ne accorga. Eccolo qui, il carissimo. Ora forse ho addirittura l'occasione di uccidere un altro di loro senza farmi accorgere. Però aspetta, forse no, questo se ne accorge, è troppo intelligente, non c'è poco da fare. Però gli altri secondo me non se ne sono accorti. Infatti, come faccio per aggirarli? Allora, secondo me in questa zona è fondamentale. Vi dico, secondo me, a mio parere, dato che l'ho provata un bel po' di volte, andare stealth dietro di loro, perché molti si infuriano e diventano delle bestiacce. Per andare dietro a quello lì in fondo sul bancone, che lo vedo piuttosto solo, lo posso girare, secondo me. Posso inventarmi qualcosa di veramente particolare e autonomo, e invece no, se ne sono accorti tutti facendo questo. Però vabbè, forse ne abbiamo sfoltiti abbastanza per procedere. Togliamo un attimo da mano la bottiglia che toglie spaccata in faccia un bel po' di danni. Ora io come potete ben vedere non utilizzo particolari combo, poiché sinceramente un po' mi scoccio di andare a guardarmi le combo da utilizzare nel gioco. Utilizzo le schivate base e la parata base e spero che bastino. Ok, meno male che mi stava per togliere mezza vita con un colpo. Sistemiamo... no, ok, stava per eliminarmi dalla faccia della terra completamente. O forse no, però comunque mi toglieva un bel po' di vita. Ce la siamo cavata. Io vi confesso che in questa zona di solito perdevo una vita, un anno di vita, però prima non lo perdevo, non ne perdevo 2, quindi abbiamo compensato, diciamo, rispetto alle precedenti run. Possiamo proseguire in tranquillità. Ora, secondo me bisogna sempre focussare, esatto, prima quelli là docili, magri, poco sostanziosi, con pochi carboidrati in corpo, poiché mi permettono di guadagnare prima un bel po' di vita da perdere assieme al calore delle calorie. O forse no, non c'è proprio bisogno nemmeno che utilizzo un qualche tipo di tecnica, perché ormai si va in scioltezza in questo gioco. Siamo arrivati, veramente stento quasi a crederci, secondo me o a fine livello o quasi alla fine. Ora veramente non mi ricordo benissimo, secondo me alla fine, perché qua c'è un totem che mi puzza un po', in una zona troppo tranquilla. Vediamo che possiamo prenderci. La durata delle armi è fondamentale, poiché non penso troverò armi dal boss, quindi questa spero che mi duri almeno un altro po', dal boss di questa zona. E poi perché a fine di questo boss non sarò mai entro i 25 anni di età. Io me lo auguro con tutto il cuore, ma dubito. Sì, questa è la zona precedente a quella del boss. Qui c'è una porta di cui non ho la chiave per entrare, me la devo far dare dai miei colleghi della Garage Inc. quando li vedo la prossima volta, in un prossimo video. Entriamo nella zona boss, vi faccio godere la cinematica. È proprio lui. Voi direte, assurdo, vero? Sì, assurdo, è proprio lui. È proprio lui.
Eccolo qui, siamo contro il pazzo furioso. Contro di lui perderò almeno 3-4 anni di età, almeno mi auguro, non di più di così. Ecco, come vedete fa una successione di mosse. Aspetta, però io posso... Allora, ci sono due modi per poter sconfiggere queste bestie infuriate, ovvero i boss. O io li uccido completamente, quindi gli tolgo tutta la vita. Oh, ho fatto una combo! Madonna mia, non è mai successo! Gli ho già tolto quasi tutta... Che succede? Forse è l'arma che gli toglie... che lo fa un po' ingrippare. Madonna! Mi ha dato un bel calcio potente, potentissimo. Aia, questa mi... No, l'arma mi serve, l'arma... guardate, questa è la prima vita, questo è il primo anno d'età che perdo. Ci sono due modi, come stavo dicendo. Attenzione, momento di suspense. Ma no, prima fase già completata. Questa è la run perfetta. Almeno per me, dico. Mamma, non ci posso credere. Vabbè, ora ne perdo altri 3, state tranquilli, perché non è finito. Questa è la fase veramente più ardua. Questa è la fase dove... di sola andata, secondo me, Ci sono due modi, non so se riesco a dirlo prima che mi salti addosso. Ora, in questa fase, vabbè, dico un attimo questa cosa. In questa fase mi salta, ecco, come potete vedere, dalle frasche con questo macete. E se mi prende, io per caso non lo paro, e quindi mi comporto maleducatamente contro i suoi calci in faccia, lui mi toglie, praticamente mi annichilisce la barra della resistenza. Guardate come si muove e quante mosse fa al secondo, cioè è veramente infermabile. Oltretutto io ho fatto forse una parata leggendaria. Aspetta, c'è un bastone. Ok, ho fatto un'altra parata di quelle che non mi aspetto, quindi si vede che veramente sto davanti a questo gioco da un bel po' di ore. Ok, schivate come meglio posso, tanto sto cliccando tasti completamente a caso. No, ok, no, mannaggia, mi sono un attimo girato perché volevo comunicarvi una cosa importantissima che vi comunico ora. Va bene 23 anni di vita, se finisco a 23 anni di vita sto apparecchiato, perfetto. Che volevo dirvi? Ci sono due modi per sconfiggere i boss, finalmente riesco a concludere questo argomento. O eliminiamo tutta la barra della vita, cosa che non ci tengo a fare perché durerebbe secondo me il doppio il boss, se non di più. Oppure eliminiamo tutta la resistenza. Se noi eliminiamo tutta la vita, non lo so, secondo me lo risparmiamo se non sbaglio. E se invece non l'ho mai fatto, poiché ci tengo agli anni di vita, me li tengo belli conservati, oppure appunto eliminiamo tutta la barra della resistenza e poi lo uccidiamo. È quello che faremo. Vediamo se troviamo qualche tecnica alla nostra altezza. Io però tengo solo una barra delle abilità, quindi più oltre di così non posso spingermi, secondo me. Aspetta il momento giusto quando al tappeto. Contrattacco, questo secondo me è buono il contrattacco. Vediamo che... Ah, c'è anche lo sblocco definitivo, non lo sapevo questa cosa. Ah, ok, alcuni sono sbloccati definitivamente, altri si upgradano. Questa è una cosa che ho scoperto in questo momento insieme a voi. Ma se lo potenzio che cosa cambia? Non lo so. Non so se farlo, sinceramente. Artiglio fluido XY. Va bene, facciamo artiglio fluido rapidamente. Può essere che mi svolta questo fine partita. Siamo a 23, vediamo di non perdere perché ora il counter quindi perdiamo 2 vite se non sbaglio adesso. Però già sta con quest'arma, devo dire, già sta quasi alla fine della sua barra della resistenza. Cosa grandiosa e graditi. Non è vero, però io ho parato. Perché mi deve fare questo gioco? Spacca faccia! 23 anni! 23 anni di vita! È finita così! Ma no! Ho battuto il mio record! Ho battuto il mio record dopo 70 decadi di prove che ho fatto prima di questo, che sarà il video che comparirà su YouTube. Finalmente mi sento alleggerito. Finalmente posso andare a contatto con la luce del sole. Madonna mia, non ci posso credere.
Ragazzi, incredibile. Attenzione, questa è la porta sbagliata. Questa sarebbe la lobby, ora ve la mostro perché sono troppo contento per questa vittoria che mi concedo questo showing della lobby. Detto questo, come potete vedere davanti a questa scrivania compaiono le varie zone del gioco, della città quindi, lo squotto che è quella che abbiamo appena completato a 23 anni e poi la prossima che sarebbe il club che non ho mai giocato. Ora devo dirvi che ci sono anche una serie di collezionabili, di indizi che io durante la prima volta che ho fatto questa zona ho raccolto, ne ho presi quasi tutti tranne quello 16 su 17 che secondo me si trova in quella porta prima del boss, che però non so come si apre, quindi non ho ancora idea, devo chiedere il mazzo di chiavi alla Garage Inc. Va bene, detto questo ragazzuoli, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo momento del video e noi fatevi sentire sotto questo video, supportatelo che molto probabilmente diventerà una serie, perché devo dire tutto sommato mi è veramente piaciuto giocare a Sifu. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc. E ricordatevi, cliccate sulla campanellina, iscrivetevi, prima iscrivetevi e poi cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati che siamo quasi ai 100 iscritti. Alla prossima!